Il cambio manuale sta scomparendo, lo sapete, anche sulle sportive perché senza il pedale della frizione si va più veloci. Ma questo per gli appassionati è un grosso problema. E non è una discussione che vogliamo fare dentro un bar. Piuttosto abbiamo bisogno di un po' di curve e del paesaggio giusto. Poi servono 3 sportive manuali, di quelle che ti sanno emozionare, diverse tra loro per storia, indole e filosofia. E ovviamente servono dei tester con il manico. 2 li conoscete molto bene. Il terzo probabilmente pure. Lascio la parola a loro e vi avverto che sentirete delle opinioni molto personali. Small town, nothing's what it seems. Purtroppo o per fortuna, la mia passione per la guida è partita presto, troppo presto, quando ancora le mie gambe non riuscivano ad arrivare ai pedali, però c'era lei che riusciva ad agguantare. E non importa se si trattava dell'auto di papà in garage oppure di una sedia buttata lì in cucina con un volante immaginario, quello che era fondamentale per sognare era la leva del cambio. Poi si cresce e dal Sigarelli della sala giochi si prende finalmente la patente, diventate protagonisti, perché diventa una questione di fisica, cioè proprio un rapporto fisico nel dare il ritmo alla velocità, al motore, anche se avete pochi cavalli, sempre attraverso questo oggetto qua, il manuale, che non a caso si brandisce con la mano destra. Quando mi chiedono come deve essere la macchina perfetta per me, quale sarebbe la mia macchina preferita, io ho poca difficoltà a rispondere. Ci sono delle caratteristiche fondamentali che la macchina perfetta per me deve avere assolutamente, e sono un motore potente, un peso molto contenuto, una dinamica sincera mai noiosa, la trazione posteriore e soprattutto il cambio manuale. Se poi c'è anche un cavallino cromato sulla carrozzeria, tanto meglio. Il cavallino che guido oggi non è esattamente quello che mi aspettavo, questo è un po' più grosso. Sapete, ho sempre pensato che quando si guida un'auto con cambio manuale, la sensazione principale che vi rimane dentro è quella di andare a ritmo con la macchina. I movimenti delle mani e dei piedi sono come in uno sport. C'è quella soddisfazione di fare un movimento, un gesto alla perfezione, in un qualsiasi sport. Pensateci, nel calcio, nel tennis o nelle arti marziali, quanto godete quando riuscite a coordinarvi per fare gol, per fare punto, oppure una tecnica particolare. E poi, se la macchina con cambio manuale che state guidando è una sportiva, allora è come baciare una bella ragazza alla francese invece che sulla guancia. Il contatto c'è sempre, ma c'è una bella differenza. Con tutta questa fretta di emergere, di arrivare primi, che è poi il basamento dell'automobilismo sportivo, si sta forse però dimenticando una cosa altrettanto importante, che è il piacere di guida. Non è un caso se mi ricordo tutti i cambi e tutti gli innesti storici nella mia vita di automobilista. Ad esempio, la prima auto che ho guidato, l'Alfa 33 di mia cugina, poi il primo 6 marce che ho provato, della appunto 6 Speed del mio compagno di classe al liceo, e poi il mio primo BMW E30, il 320S, con la prima in basso, e la perfezione giapponese, la Honda S2000. E sono certo che anche la giornata di oggi non me la scorderò mai, perché il click-clack del manuale del GT4 ti lascia come una cicatrice sul palmo della mano. Vi faccio un altro paragone. Cambiare manualmente invece che con un automatico è come suonare uno strumento invece che ascoltare una canzone. È sempre musica, è sempre una cosa bella, ma sentire che il vostro corpo è coinvolto, che andate a ritmo con le note, ecco, su una sportiva con cambio manuale è lo stesso. E poi se il suono del motore è bello, allora è come quando arriva il ritornello di quella canzone
e vedrete che vi verrà voglia di ballare e cantare a squarciagola. Drive me away from here. I wanna disappear. I need to know. C'è un vecchio detto che recita così: è più divertente guidare una macchina lenta velocemente piuttosto che una macchina veloce lentamente. Ash to ashes and dust to dust. Se vi state chiedendo perché abbiamo scelto queste auto, la risposta è che perché non potrebbero essere più diverse tra loro. Ad accomunarle c'è la trazione posteriore, i motori aspirati e il fatto che ognuna, a modo proprio, vuole far divertire chi guida. La più piccola, la Mazda MX-5, lo fa con la leggerezza dei suoi 975 kg, rispetto ai quali persino i 131 cavalli del motore 1500 fanno un figurone. Una giapponese che più british non si potrebbe. Tutto ciò che non è strettamente necessario qui non c'è. Lo spirito della Miata non è cambiato. Non bastano due motori della Mazda per fare il 5000 V8 della Mustang, che incarna in pieno il concetto di muscle car. Ok, per essere precisi la Mustang è una pony car, ma mettiamola così. Del pony lo date all'EcoBoost 4 cilindri 2003 turbo. Questa V8 è un cavallo di razza, con tanti muscoli tenuti a bada da sospensioni giuste e dal differenziale autobloccante. Poi c'è lei, l'unica delle tre che il motore ce l'ha dietro ai sedili, fra gli assi. La Cayman GT4, un vero e proprio animale da pista. 6 cilindri boxer con 385 cavalli e un telaio così incisivo che alcuni lo considerano superiore persino a quello della mitica 911 e molto vicino a quello della GT3. Non potevamo non regalarle un tributo, visto che è l'ultima Cayman con i 6 cilindri boxer. Stiamo parlando di cambio manuale e qui ragazzi la MX-5 è un sinonimo di cambio manuale e in questo nuovo modello la ND è ancora più spettacolare. Leva bassa, movimenti corti ma soprattutto fine corsa molto solidi e quindi perfetti quando ci date dentro per davvero. E poi questo motore 1500 vi fa sentire più bravi a guidare perché lo sfruttate tutto. Vi piace girare in alto, è sciolto e vi invoglia tirare le marce praticamente sempre, anche se subito dopo c'è una curva dove non dovete rallentare troppo perché con questo assetto da 16 più morbido lo sentite che la macchina è leggera, agile, molto gestibile ed è come se si abbassasse nei cambi di direzione, tipo come fanno i campioni di longboard in discesa. Avete presente? E quando dovete cambiare traiettoria la MX-5 vi fa giocare, frenando con il piede sinistro e contemporaneamente accelerando in entrata o con l'acceleratore in uscita, senza fare traversi a bandiera perché non c'è abbastanza potenza e manca il differenziale autobloccante, ma c'è un bel rumore perché questo piccolo 4 cilindri, anche con lo scarico di serie, ha una bella voce rauca che vi farà godere tutte le volte che farete una doppietta o un punto attacco. Il terzo pedale qui cambia tutto. A differenza delle supercar europee e anche di quelle giapponesi, qui si tratta proprio di concetto e di impostazione di guida. Se non c'è il terzo pedale si perde tutto il piacere di guida che la Mustang può regalare. Le redini di questo cavallo vanno tenute strette e la frusta non può essere mai gentile. L'unica funzione che Miss America deve essere libera di poter controllare da sola è quella del bloccaggio dei freni anteriori. Così io posso fare questo e far arrabbiare la redazione di OmniAuto. Ammetto che mentre guardavo la prima volta il video di presentazione di quest'auto ho esclamato sì, solo manuale!
magari hanno sentito tutti no, solo PDK quando lanciarono la nuova Porsche GT3. Li sento già però i critici, quelli che nel PDK credono, nel senso che è più veloce in pista, mi concentro sulle traiettorie, bla bla bla, però oggi, scusate, ma non mi convinceva. Questa GT4 ha i cavalli giusti, è aspirata, la trazione dietro, il roll bar, l'avantreno e i freni della GT3. Sfidarla su strada è sbagliato, perché il suo limite di tenuta è talmente elevato da sfidare proprio l'umana comprensione. Veramente non ricordo nessun'altra auto stradale che si comporti come lei e vada quanto lei senza la minima sbavatura. Ha girato in 740 al ring e poi il sound commovente. E lui è meglio del 7 marce del 991 e anche del manuale del GTS, grazie a nuovi contrappesi. Insomma, al volante di quest'auto, curva dopo curva, vi renderete conto di essere sopra una delle migliori sportive di sempre, che anche a 50 all'ora vi renderà parte di qualcosa di irripetibile. E poi, se spingete sport, fa anche la doppietta da solo. L'ho controllato, non sbaglia un colpo. Come avete capito, una vincitrice non c'è e non ci doveva essere, perché vi abbiamo parlato della passione per la guida, che non significa necessariamente andare forte. Tutti sanno che la prestazione pura ormai sta dalla parte di doppia frizione e persino degli automatici più evoluti. Se però si parla di divertimento, non c'è storia. Col manuale si entra in un dialogo diretto con la meccanica, la si capisce, la si domina e le si fa fare quello che vogliamo. Questo almeno è il nostro punto di vista relativo alle sole auto sportive, ovviamente. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube utilizzando l'hashtag SaveTheManuals. Drive me away from here. I wanna disappear. I need to know what I'm worth. Ash to ashes and dust to dust.